Ciao Luca, sono davvero felice di essere qui oggi per questa nuova conversazione italiana. Ciao a tutti i nostri amici che ci seguono da casa per imparare l'italiano con noi. Oggi faremo un'attività di Italian Listening Practice molto utile perché parleremo di due verbi che spesso creano confusione: prendere e catturare. È fondamentale capire come usarli bene nella vita di tutti i giorni per parlare italiano in modo naturale. Ciao Marta, hai ragione, sono verbi molto comuni ma con significati diversi. Benvenuti su Italiano Vero, il posto perfetto per chi cerca un italiano lesson semplice e divertente. Prima di iniziare il nostro dialogo però, volevo dire una cosa importante a chi ci guarda. Se vi piace quello che facciamo, ricordatevi di iscrivervi al canale. Per noi è un aiuto grandissimo per crescere e per continuare a creare contenuti per voi. Esatto! Mettete un bel like e scriveteci un commento, anche solo per dire ciao! Ci aiuta tantissimo a far capire a YouTube che questo video è utile per chi vuole imparare italiano. Allora Luca, iniziamo! Oggi fa un po' freddo, vero? Io prima di uscire di casa ho dovuto fare una cosa importante. Cosa hai fatto di così importante, Marta? Hai preso l'ombrello? No, oggi per fortuna non piove, però ho dovuto prendere le chiavi della macchina, prendere la borsa e soprattutto prendere il cappotto pesante. Vedi, uso sempre lo stesso verbo, prendere. In italiano lo usiamo per quasi tutto quello che afferriamo con le mani. È vero, il verbo prendere è come un coltellino svizzero, serve a tutto. Per esempio, adesso io vorrei tanto prendere un caffè. Ti va di andare al bar qui vicino? Fare una pausa e ascoltare italiano mentre beviamo qualcosa è il modo migliore per studiare, no? Oh, ottima idea! Mi sento un po' stanca, quindi prendere un caffè è proprio quello che mi serve. Andiamo a piedi o dobbiamo prendere l'autobus? La fermata è proprio lì davanti. No, dai, camminiamo un po'. Il bar è vicino. Ma dimmi, Marta, perché hai detto prendere l'autobus? Non si può dire catturare l'autobus? No, assolutamente no. Questa è una cosa importante per i nostri amici di livello Italian A2 o Italian B1. I mezzi di trasporto si prendono. Prendere il treno, prendere l'aereo, prendere il taxi. Catturare l'autobus suona molto strano, come se dovessi correre con una rete per fermarlo. Hai ragione. L'immagine di te che insegui l'autobus con una rete è divertentissima. Quindi, per gli oggetti fisici che usiamo o per i trasporti, usiamo prendere. Io prendo anche una medicina se ho mal di testa, giusto? Esatto, proprio così. Si prende una medicina, si prende un appuntamento dal dottore, si può anche prendere una decisione. È un verbo molto dinamico. Ma guarda quel gatto lì sul muretto. È bellissimo. Sembra che stia cercando di fare qualcosa di specifico. Ah, guarda, si muove piano piano. Sta cercando di catturare una lucertola. Ecco, in questo caso usare il verbo prendere sarebbe meno preciso. Quando c'è un'azione di caccia o di inseguimento, usiamo catturare. Il gatto vuole catturare la sua preda. Hai fatto un esempio perfetto. Catturare dà l'idea di qualcosa che non vuole essere preso, qualcosa che scappa. Quindi il gatto cattura il topo o la polizia cattura un ladro. È un'azione più difficile rispetto a prendere una tazzina di caffè sul tavolo, che sta lì ferma ad aspettarci. Giusto. Mentre camminiamo verso il bar, pensavo che anche con la tecnologia usiamo questi verbi. Per esempio, se voglio fare una foto con il cellulare, posso dire che voglio catturare un momento speciale, un'immagine bella di questo parco. Che bella frase! Catturare un momento. È poetico. Significa fermare il tempo in un'immagine. Invece, se ti chiedo di passarmi il telefono, dico: Luca, puoi passarmi il mio telefono? Vedi la differenza? Prendere è l'azione fisica e semplice. Catturare è più profondo o legato a una sfida.
Mi piace molto come stiamo spiegando queste differenze. Spero che per chi ci ascolta per fare Italian Listening Practice sia tutto chiaro. Adesso però siamo arrivati al bar. Io entro a ordinare. Marta, tu cosa prendi? Io prendo un cappuccino e un cornetto alla crema. Ho proprio fame. Entriamo, così continuiamo la nostra conversazione italiana dentro, dove fa più caldo. Perfetto, entriamo. Ma prima di ordinare, facciamo un piccolo ripasso delle parole che abbiamo usato finora, così aiutiamo i nostri amici a fissare bene i concetti nella mente. Prendere. Si usa per indicare l'azione di afferrare un oggetto, usare un mezzo di trasporto o consumare un cibo o una bevanda. Catturare. Si usa quando dobbiamo prendere qualcuno o qualcosa che scappa, o quando vogliamo fermare un'immagine o un momento. Fermata. È il posto dove le persone aspettano l'autobus o il tram per salire a bordo. Decisione. È una scelta che facciamo dopo aver pensato bene a una situazione, spesso usata con il verbo prendere. Appuntamento. È un accordo per incontrarsi con qualcuno a un'ora e in un posto preciso, come dal dottore o con un amico. Bravissima Marta. Amici, ora tocca a voi. Scrivete nei commenti una frase usando il verbo prendere. Ad esempio, io prendo un caffè ogni mattina. Questo ci aiuta a capire se la lezione vi piace. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Italiano Vero. È fondamentale per non perdere i prossimi video. Allora Marta, entriamo in questo bar? Oh, questo bar è proprio accogliente. Finalmente un po' di calore. Luca, siediti pure a quel tavolino vicino alla finestra. Io vado a ordinare. Mi sento un po' strana. Forse fuori ho preso freddo mentre camminavamo. Spero proprio di non essermi ammalata. Ho un leggero brivido. Oh no, spero di no. Prendere freddo è un'altra espressione tipica che usiamo sempre, vero? Non diciamo mai catturare freddo, ma usiamo sempre il nostro verbo preferito, prendere. È fondamentale per chi vuole imparare l'italiano ricordare queste combinazioni di parole che usiamo tutti i giorni. Hai proprio ragione. In italiano è così. Se prendi freddo, poi spesso devi prendere una medicina o un'aspirina per stare meglio. Vedi? Il verbo prendere torna sempre, è come un amico fedele. Comunque, mentre aspettiamo che il cameriere porti l'ordine, stavo guardando il mio telefono, ma non riesco a catturare il segnale del wifi del bar. Tu ci riesci? Aspetta che controllo il mio. Ah, ecco, il mio telefono è riuscito a catturare il segnale quasi subito. Forse il tuo è un po' più lento oggi, o forse sei in un punto della stanza dove il segnale è debole. Catturare il segnale è un modo moderno e molto comune di usare questo verbo. È come se il telefono dovesse inseguire queste onde invisibili nell'aria e prenderle al volo per connettersi. Che bella spiegazione, Luca. È vero. Catturare il segnale rende bene l'idea di una ricerca, di qualcosa che non è subito disponibile. Mi piace molto come questa Italian Conversation ci aiuti a capire bene queste piccole ma importanti sfumature. Spesso, quando si studia Italian for Beginners, si pensa che i verbi siano tutti uguali, ma ogni parola ha il suo posto preciso. Esatto, la lingua è fatta di sfumature. Ad esempio, pensa a un fotografo professionista. Un fotografo cerca sempre di catturare la luce giusta o di catturare l'espressione perfetta di un viso. Non dice quasi mai prendere la luce, perché la luce è qualcosa di sfuggente, di magico, che va quasi cacciato con l'obiettivo. Sì, è un esempio molto calzante. Invece, se io vado in un negozio e compro un vestito che mi piace, dico semplicemente ho preso un vestito nuovo. Non c'è nulla di magico o difficile, è solo un acquisto normale. A proposito di acquisti, spero che il nostro ordine arrivi presto. Sento che la mia fame sta aumentando e non vedo l'ora di bere qualcosa di caldo. Marta, hai sempre fame quando facciamo queste passeggiate. Ma senti, parlando di parlare italiano in modo naturale,
prima di entrare hai detto che volevi prendere appunti su quello che diciamo per non dimenticare le differenze. È un altro uso molto comune di prendere, giusto? Sì, assolutamente. Prendere appunti significa scrivere le cose importanti che sentiamo o leggiamo. Se i nostri amici a casa o in macchina stanno ascoltando questo Italian podcast, spero che anche loro abbiano un quaderno vicino per prendere appunti sulle differenze tra questi due verbi. È un ottimo modo di iniziare a pensare in italiano e migliorare velocemente il proprio livello. Sono d'accordo con te. E mentre i nostri amici prendono appunti, possono anche ricordarsi di mettere un bel like a questo video. Sapete ragazzi, creare questi contenuti per la vostra conversazione italiana richiede molto impegno. Se vi iscrivete al canale e attivate la campanella delle notifiche, ci fate capire che questo metodo semplice vi aiuta davvero. È il vostro modo di catturare ogni nostra nuova lezione, senza perderne nemmeno una. Oh, che bella immagine! Catturare la lezione. Mi piace proprio. Guarda, Luca, il cameriere sta arrivando con il vassoio. Finalmente possiamo prendere il nostro cappuccino e rilassare un momento. Ma prima di assaggiare tutto, che ne dici di fare la nostra piccola analisi del lessico per chi ci segue con tanta attenzione? Certamente, Marta, è il momento ideale per chiarire il significato di alcune parole che abbiamo appena inserito nel nostro dialogo. Prendere freddo significa restare esposti a temperature basse per troppo tempo e rischiare di avere un raffreddore o un malanno. Segnale. In questo contesto si riferisce alla connessione Wi-Fi o alla rete telefonica che il nostro cellulare cerca di ricevere per navigare su Internet. Appunti sono le brevi note, parole o frasi che scriviamo velocemente su un foglio per ricordare informazioni importanti che stiamo imparando. Cameriere. È la persona che lavora nel bar o al ristorante e che si occupa di prendere gli ordini e servire i clienti ai tavoli. Accogliente è un aggettivo che usiamo per descrivere un luogo piacevole, caldo e confortevole, dove si sente subito bene e a proprio agio. Ottimo lavoro, Marta. Queste spiegazioni sono chiarissime. Spero che queste parole siano utili per arricchire il vostro vocabolario italiano ogni giorno di più. Ricordate di scriverci nei commenti se vi è mai capitato di prendere freddo durante un viaggio o una vacanza. Ci piace moltissimo leggere le vostre storie e interagire con tutti voi. È proprio questo scambio che rende Italiano Vero una bellissima comunità di studenti. Bene, ora direi di goderci questo cappuccino bollente prima che si raffreddi. Questo cappuccino è davvero squisito, Luca. Avevo proprio bisogno di una pausa. Sai, stavo pensando che quando decidiamo di imparare l'italiano, una delle cose più difficili è proprio capire queste espressioni idiomatiche. Ad esempio, prima di venire qui, al bar, ho visto un bambino che correva nel parco e stava per cadere. Ho avuto molta paura per lui. In italiano diciamo prendere paura, giusto? Non diciamo mica catturare paura. Esatto, Marta. Prendere paura è un'espressione comunissima. È come se la paura fosse qualcosa che ci colpisce all'improvviso e noi la prendiamo. Anche se, devo dire, quel bambino era davvero vivace. Correva così veloce che ha rischiato di cadere in una pozzanghera. Se fosse caduto, avrebbe potuto prendere un bel raffreddore, come dicevamo prima. Povero piccolo. Per fortuna non è successo nulla. Però guarda quella vetrina di fronte a noi, Luca. Quel vestito rosso è così luminoso che riesce a catturare l'attenzione di chiunque passi per la strada. Ecco un altro esempio perfetto per i nostri amici che fanno ascolta italiano. Qui usiamo catturare, perché il vestito ruba lo sguardo, ci costringe a guardarlo. Che bell'esempio, Marta. Catturare l'attenzione è una frase che usiamo tantissimo nel marketing o anche qui su YouTube. Noi con i video di Italiano Vero cerchiamo proprio di catturare l'attenzione degli studenti di tutto il mondo per mostrare loro che imparare una lingua può essere un'esperienza divertente e non noiosa.
E a proposito di questo, ragazzi, se siamo riusciti a catturare la vostra attenzione oggi, non dimenticate di iscrivervi. È davvero importante per noi. Quando vi iscrivete, aiutate il canale a crescere e permettete a tante altre persone di scoprire i nostri dialoghi in italiano. Hai proprio ragione, Luca. Ogni iscrizione è come un incoraggiamento a continuare. Ed è anche importante mettere un like se il contenuto vi piace, perché così ci fate capire che siamo sulla strada giusta. Ma torniamo al nostro discorso. Prima parlavamo di prendere. Mi è venuta in mente un'altra cosa che facciamo spesso in estate: prendere il sole. Anche qui non usiamo catturare, vero? No, immagina dire vado in spiaggia a catturare il sole. Sembrerebbe che vogliamo chiudere il sole in una scatola. Invece prendere il sole significa semplicemente rilassarsi sotto i raggi solari per abbronzarsi. È un'azione passiva, ci godiamo il calore. Invece potremmo dire che un pannello solare serve a catturare l'energia del sole. Vedi la differenza? Il pannello solare fa un lavoro attivo per prendere e tenere l'energia. Ah, questa è una distinzione fantastica. Prendere il sole per piacere, catturare l'energia per usarla. Mi piace molto come stiamo analizzando queste parole. Mi aiuta anche a pensare in italiano in modo più preciso. Sai cosa mi piace fare quando prendo il sole? Mi piace prendere un libro e leggere qualche pagina in totale relax. Anche a me piace molto, ma sai Marta, a volte mi capita di prendere in giro i miei amici che leggono libri troppo difficili sotto il sole. Prendere in giro è un'altra di quelle espressioni fondamentali per chi vuole parlare italiano bene. Significa scherzare con qualcuno, fare delle battute amichevoli. Oh, spero che tu non prenda in giro me per il mio cappuccino con troppa schiuma. A me piace così. Comunque è vero, prendere in giro è un'espressione che usiamo ogni giorno tra amici. È diversa da catturare. Non puoi catturare in giro qualcuno, non avrebbe alcun senso. Assolutamente no. Il verbo prendere è molto più flessibile. Possiamo anche dire prendere tempo quando non vogliamo decidere subito qualcosa. Catturare tempo, invece, suona quasi come un film di fantascienza, dove qualcuno ferma l'orologio dell'universo. Che bella immagine poetica! Però, parlando di cose reali, io ho preso l'abitudine di ascoltare la radio mentre cucino. È un modo per imparare parole nuove. Anche questa è un'espressione comprendere. Prendere l'abitudine significa iniziare a fare qualcosa regolarmente. Hai ragione, è un'abitudine ottima per migliorare il proprio italiano basico e arrivare a un livello più alto. Amici, facciamo un piccolo momento di ripasso anche per questa parte, così queste parole rimarranno ben impresse nella vostra memoria. Squisito è un aggettivo che usiamo per dire che un cibo o una bevanda hanno un sapore veramente eccellente e molto buono. Attenzione, è la capacità di concentrarsi su qualcosa che stiamo vedendo o sentendo, come quando guardate un video interessante. Prendere in giro significa scherzare con una persona in modo simpatico o ironico, senza però volerla offendere veramente. Sguardo è l'atto di guardare qualcuno o qualcosa. È l'espressione dei nostri occhi quando osserviamo il mondo intorno a noi. Abitudine è un comportamento o un'azione che ripetiamo spesso, quasi senza pensarci, perché fa parte della nostra routine quotidiana. Bravissima Marta, queste spiegazioni aiutano davvero a capire come parlare italiano come un vero madrelingua. Ora, prima di finire il nostro cappuccino, volevo chiedervi una cosa. Avete preso qualche nuova abitudine ultimamente per migliorare il vostro italiano? Magari guardare un video di italiano vero al giorno? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi. E ricordatevi di mettere like per supportare il nostro lavoro. Marta, ora che abbiamo preso un po' di energia con questo caffè, che ne dici di fare un'ultima riflessione su questi verbi così interessanti? Ah, che bella chiacchierata abbiamo fatto oggi, Luca. Mi sento molto più sicura ora nell'usare questi verbi. Spero che anche i nostri amici che stanno facendo Italian Listening Practice si sentano così. Sai,
prima di andare via, stavo pensando a un'altra differenza importante. Spesso, quando vogliamo parlare di sogni o desideri, usiamo il verbo catturare in modo metaforico. Ad esempio, catturare un sogno o catturare l'essenza di un luogo. Che bella riflessione, Marta. È vero, catturare ha questa sfumatura di profondità. Invece, se parliamo di opportunità concrete, usiamo prendere. Ad esempio, ho preso l'occasione al volo per imparare l'italiano. È un'azione decisa, veloce, quasi come se prendessi una palla che ti viene lanciata. È fondamentale saper cogliere queste opportunità per migliorare il proprio vocabolario italiano ogni giorno. Proprio così. Prendere l'occasione è perfetto per descrivere chi ha deciso di seguirci oggi. Imparare a parlare italiano richiede costanza, ma con questi dialoghi in italiano spero che tutto diventi più semplice e naturale. Oh, guarda fuori, sta iniziando a tramontare il sole. Che luce meravigliosa! Vorrei proprio avere la mia macchina fotografica per catturare questo tramonto. È un'immagine stupenda, Marta. In effetti, oggi abbiamo visto che catturare si usa spesso con la vista e con l'arte. Catturare un'immagine, un'emozione, un istante. Mentre prendere rimane il nostro verbo per la vita pratica. Prendere le chiavi, prendere il caffè, prendere una decisione. Per chi è a un livello Italian A2 o Italian B1, capire questo passaggio dalla pratica alla metafora è un grande salto di qualità. Sì, e spero che nessuno cerchi di catturare il caffè lanciandogli sopra una rete, altrimenti farebbe un gran pasticcio nel bar. Comunque, Luca, credo sia arrivato il momento di andare. Abbiamo passato un bel pomeriggio. Prima di uscire, però, facciamo l'ultima analisi del lessico di oggi per chiudere in bellezza questa nostra Italian lesson. Ottima idea, Marta! Ecco le ultime 5 espressioni che abbiamo usato e che sono utilissime per pensare in italiano. Occasione. È un momento favorevole o una possibilità speciale che ci permette di fare qualcosa di positivo, come imparare una nuova lingua. Tramonto. È il momento della giornata in cui il sole scompare all'orizzonte e il cielo si tinge di colori meravigliosi, come l'arancione e il rosa. Essenza. Rappresenta la natura più intima e profonda di una cosa o di una persona, ciò che la rende davvero speciale e unica. Costanza. È la capacità di continuare a fare qualcosa con impegno e regolarità nel tempo, senza arrendersi alle prime difficoltà. Metaforico. Si dice di un uso delle parole che non è letterale, ma serve a creare un'immagine o un paragone per spiegare meglio un concetto. Grazie, Marta. Queste spiegazioni sono state davvero preziose. Amici di Italiano Vero, speriamo che questo viaggio tra i verbi prendere e catturare vi sia piaciuto e vi aiuti a parlare italiano con più fiducia. Prima di salutarvi, vi chiediamo un ultimo piccolo sforzo. Se questo video vi è stato utile per imparare italiano, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. È il modo migliore per sostenerci e non perdere i nostri futuri dialoghi. Esatto. E non dimenticate di lasciarci un commento. Magari scriveteci «Ho preso l'occasione per studiare con voi». Ci farebbe davvero piacere sapere che siete lì con noi. Grazie di cuore per averci ascoltato e per aver dedicato del tempo alla vostra conversazione italiana oggi. È stato un piacere immenso condividere questo momento con voi. Sì, è stato davvero un piacere. Ricordate che imparare a parlare italiano è un percorso bellissimo e noi siamo qui per accompagnarvi passo dopo passo. Continuate a fare pratica, continuate ad ascoltare e vedrete che i risultati arriveranno presto. Grazie ancora a tutti. Mettete un like se il video vi è piaciuto e noi ci sentiamo molto presto per un'altra avventura con Italiano Vero. Ciao a tutti e buona serata!